Durante un viaggio istituzionale con la sindaca e altri esponenti politici della mia città ebbi un terribile attacco di gastrite. Mi faceva male, così male la pancia che decisi di prendere un aereo e tornare a Roma in ospedale. Fui ricoverato per una settimana e in realtà fu una settimana molto divertente e rilassante, perché mi misero in stanza con altri 5 pazienti, età media 65 anni, che passarono giorni e notti a raccontarmi un sacco di storie e avventure. E immaginate, loro in 5 avevano più di 300 anni, quindi immaginate la quantità di storie da raccontare. Io stavo buono e ascoltavo, molto incuriosito dal fatto che nonostante fossero persone comuni, ognuno di loro raccontava di un mondo diverso, più o meno generoso, interessante o entusiasmante, i vecchietti. Quello che mi colpì molto fu che allo stesso modo, sarà per l'età o per la quantità di delusioni accumulate, quei signori avevano smesso di credere nel potere dei cambiamenti. Non cambierà niente, dicevano, e se cambia, cambia in peggio. E da quel momento l'obiettivo della mia permanenza in ospedale cambiò drasticamente. Non dovevo più guarire, ero già guarito magari. Dovevo, prima di tornare a casa, convincere loro del fatto che qualcosa, in qualche modo, si può, sempre. Ho raccontato quindi di chi non si accontenta, di chi non rimane indifferente, di chi sceglie di trasformare idee, sogni e speranze in progetti concreti. E ho raccontato di me, che durante l'adolescenza ho conosciuto e partecipato a quei movimenti che nascono e muoiono perché incapaci di costruire processi partecipativi reali, i movimenti del no. E che capito questo ho scelto di intraprendere una strada diversa, feci una scelta piccola che mi cambiò la vita. Trasformai la mia voglia di attivarmi, partecipare ed essere cambiamento in un progetto tangibile, concreto, o meglio sfogliabile. Ho fondato con un compagno di scuola un grande progetto editoriale e intorno a questo un movimento che su base progettuale dà spazio alle idee di quasi 400 ragazzi e ragazze rendendoli realtà. Scomodo, così si chiama il giornale, è un mensile d'approfondimento volutamente cartaceo, che tratta tematiche d'attualità e cultura in più di 100 pagine ogni mese. Le copertine hanno firme importanti, questo è Altan e queste alcune delle altre. E i ragazzi non ci crederete, ma lo leggono, eppure un sacco. L'obiettivo è quello di rieducare una generazione a interessarsi, approfondire e sentirsi parte attiva della società in cui vive. Dopo questo Scomodo, che è un progetto molto complesso, può essere raccontato in 2 punti principali. Da una parte è partecipazione, è voglia di attivarsi. Gli articoli si discutono tutti insieme, si decide di cosa parlare e si decide come parlarne. E le iniziative, dalle conferenze ai concerti con cui finanziamo la rivista, sono pensate per rendere chi partecipa protagonista di un'esperienza e non più solo fruitore. Dall'altra è voglia di costruire le alternative culturali e sociali di cui sentiamo la mancanza. E farlo con il giornale, ancora, quando pensiamo che non basta dire che possiamo avere accesso a tutte le informazioni che vogliamo, ma bisogna insegnarci a farlo. E di farlo riempiendo di persone, contenuti e idee gli spazi vuoti della nostra città, gli spazi abbandonati. Questo è lo Stadio Flaminio, è uno stadio nel centro di Roma, 25.000 posti. Questo posto per 25 è enorme. L'abbiamo occupato in 700 alle 4 di pomeriggio per raccontare un possibile futuro diverso per un posto così grande e bello. Della cosa si parlò un sacco. Insomma, nei primi mesi del progetto, mentre cercavamo di mettere in ordine le idee, nessuno ci aveva detto che cosa sarebbe potuto diventare. Nessuno ci aveva mai parlato della quantità di emozioni, difficoltà e problemi con cui avremmo dovuto imparare a scontrarci. E sapete perché sono qui? Perché non lo abbiamo mai chiesto. Noi ci svegliamo ogni mattina e scegliamo di impegnarci senza fare troppe domande sulla crescita di un progetto che nessuno sente suo e che tutti sentiamo nostro. E Scomodo nasce proprio da quest'idea, un'idea semplice e potente che subito dopo divenne un piano per realizzarla. Abbiamo fatto la prima riunione, poi stampato il primo numero e le persone hanno cominciato a parlare di noi, i giornali scrivono di noi, nei licei e nelle facoltà i ragazzi hanno gli adesivi con le copertine sui caschi, leggono e distribuiscono la rivista. Noi nel primo anno cresciamo, passiamo da 53 a 440, siamo la realtà culturale più partecipata d'Italia. Arriviamo a distribuire 7.500 copie gratuitamente ogni mese a Roma, in 200 punti e in altre 13 città d'Italia. Scomodo è la rivista studentesca più stampata d'Europa.
Ora, strutturati e un po' più organizzati, lavoriamo in contemporanea a 13 progetti, alcuni con partner importantissimi, Internazionale, Treccani, Greenpeace. Grazie. E al lancio del progetto e alla riproduzione della realtà in altre 4 città d'Italia. Dopo 3 anni di riunioni in parchi, piazze, bar, stiamo anche costruendo uno spazio, che sarà uno spazio della città, uno spazio di tutti, per tutti, con un processo di costruzione partecipata unico, che coinvolge già quasi 800 persone nella costruzione di un posto nuovo, che darà spazio a tutti, o quasi, i desideri di chi, come noi, vive e abita la nostra città, che è Roma, se non si fosse capito. Dietro tutto questo un branco di pazzi, secchioni, sfigati, imbranati, su 30, 28 hanno le vertigini, giuro. Siamo gente comune, potremmo essere i vostri figli, potremmo essere quelli seduti accanto a voi o voi alla nostra età. E tutto questo per sottolineare che non abbiamo mai sentito di avere niente in più rispetto a nessuno, se non la speranza di contribuire a fare di questo il paese nel quale saremmo voluti crescere. Spesso, a doverci impegnare per rincorrere questa speranza, ci sentiamo un po' come i bimbi sperduti di Peter Pan, che sognano un'isola che non c'è, più viva, luminosa, che dia importanza al futuro investendo sul presente, e che però siamo sull'isola che non c'è, in un'altra parte rispetto alla realtà. E permettetemi, cari spettatori di TEDx, di dire che se ci sentiamo bimbi sperduti, forse non è solo colpa nostra. La nostra è una generazione frutto di decenni di disinvestimenti culturali, economici, politici, sull'istruzione, sulla cultura e, se posso, anche sulla democrazia. Ne viene una generazione di ragazzi oggettivamente depressi. Guardatevi intorno, siamo apatici, indifferenti, ignoranti. Le librerie chiudono, noi non leggiamo, non ci interessiamo, chiudono i cinema, i teatri, le redazioni, qua ci manca l'aria e a nessuno frega niente. Ebbene, piuttosto che arrabbiarci e unirci al grande coro dei no, abbiamo cercato e poi trovato gli strumenti per crescere nella società civile, negli adulti, nei grandi con cui prima eravamo tanto arrabbiati. Scomodo esiste grazie anche al sostegno dei nostri genitori, degli abbonati, di tutte le persone che non hanno mai smesso di credere in noi. E sapere che quando le cose vanno male, che quando tutto sembra finito, c'è qualcuno pronto a dire: tranquillo, ce la farete, anzi, ce la faremo. Non è importante, è tutto, è bellissimo. Un progetto senza una comunità che lo sostiene non è niente, non è reale. Ora, tutto questo discorso con un obiettivo e un sogno. L'obiettivo è quello di trasmettervi l'importanza e il potenziale della speranza, in quanto la speranza motiva le nostre scelte nella vita reale ed è un insieme di scelte a generare cambiamenti, anche enormi. E il mondo ha bisogno di questi cambiamenti, il mondo non vuole rimanere uguale, il mondo ha bisogno di trasformarsi, il mondo ha bisogno di innovazione, il mondo ha bisogno di noi che crediamo in lui. Il mondo ha bisogno di migliorare, noi abbiamo bisogno del mondo migliori e il piccolo sogno è che voi tutti possiate, uscire da quella porta, contribuire a fare questo. Fatelo per voi stessi, fatelo per noi, fatelo per chi vi pare, però per favore fatelo, perché ce n'è bisogno. E perché dopo tutto io mi chiamo Tommasino e in realtà non so fare niente di speciale, ma ho preso un treno, sono venuto fino a qua e sono emozionatissimo e l'ho fatto solo per dirvi che forse potete quello che volete. Grazie. 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 Grazie.